a tutte ragazze, bentornate sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Questo è un video in collaborazione con le fashion youtuber capitanate da Fortuna. Vi metto nell'info box sia il link del gruppo che il link di Fortuna che di tutte le ragazze che come me stanno partecipando a questo video collaborazione. L'argomento appunto è la nostra hair care del periodo. Io, come vi ho già detto, verso l'estate o quando c'è un minimo di caldo, un minimo di sole, quest'anno veramente una tragedia, si è fatta attendere, si sta ogni tanto ancora facendo attendere l'estate o comunque il caldo. Io tendenzialmente non asciugo i miei capelli, ma non per questo non uso una routine meno importante. Iniziamo subito con gli shampoo. Gli shampoo tendenzialmente li alterno, non uso mai sempre lo stesso ogni volta che mi lavo i capelli. Per adesso sto utilizzando questo shampoo della marca Intra, è uno shampoo, vedete, sia naturale, vegano, insomma biologico, ha il 98% di ingredienti naturali, come vedete è una cosmesi eco bio ed è anche vegan ok. Non ha siliconi, PEG, SLS, tutte queste cosine qui. Questo qui appunto è per capelli secchi e sfibrati. Tendenzialmente in estate, stirandoli sempre, i miei capelli risentono di tutti i maltrattamenti, diciamo così, che ho fatto a loro durante l'inverno, e quindi questo Alcocco e Karité è ottimo. Ogni tanto lo uso comunque anche in inverno. In estate con il sale, la salsedine va benissimo, è ottimo. Ha un profumo paradisiaco, questo qui al cocco, ne uso anche un altro, ma quello in inverno, che è lisciante, sempre della stessa marca, all'argan, ottimo anche quello. E comunque sia, anche se ormai i miei capelli li ho corti e li ho tagliati, un pochino di idratazione la uso sempre, e almeno sulle punte, e utilizzo sempre della marca Intra la crema dello shampoo che vi ho fatto vedere prima, quindi nutriente, una maschera bio per capelli secchi, Cocco e Karité. Le caratteristiche sono le medesime. Io ne uso poco, quindi questo sembra quasi pieno, ma in realtà l'ho già usato parecchie volte. È molto compatta come crema, ha un buon profumo, ma preferisco il profumo dello shampoo, lo trovo più estivo, sa più di cocco, mentre invece quest'altra crema qui è molto piacevole il sapore, scusate, l'odore, non è che me la mangio, però questo odore è molto più estivo e sa molto più di cocco rispetto alla maschera. Comunque sono ottimi, io ve li consiglio se avete un capello un po' secco, questo è ottimo. Anche la maschera, soprattutto se avete i capelli lunghi. Recentemente ho finito questo campioncino della Biopoint, insomma avevo trovato nel calendario dell'avvento di Amazon Beauty, e è appunto, si chiama l'essenziale shampoo di purezza appunto della Biopoint. Mi sono trovata davvero molto bene con questo shampoo, penso che lo ricomprerò una volta che avrò finito tutte le mie montagne di shampoo che ho comprato. Questo qui è a nettare di fiori estratto di bambù biologico. Davvero mi sono trovata molto bene. I capelli risultano davvero morbidi, leggeri e idratati, quindi non l'ho trovato in commercio ancora, sinceramente. Non è che ci abbia però neanche fatto tanto caso, ma se lo trovo lo compro di sicuro. Volevo farvelo vedere. L'ho utilizzato, l'ho finito giusto l'altro giorno quando ho lavato i capelli, e quindi ho scelto di farvelo vedere. In alternativa a questo utilizzo anche lo shampoo della Winnis. Questo qui al melograno, che però come odore mi ricorda tantissimo i frutti rossi. Anche questo qui certificato ICEA ed è vegan ok, o vegetarian, no, vegan ok.
appunto al melograno. Questo l'avevo acquistato, forse l'avevo detto in qualche video precedente, in un'offerta, c'era un'offerta al Lidl e l'ho comprato, mi sto trovando davvero davvero bene e quindi ogni tanto appunto lo alterno all'altro. E come maschera idratante utilizzo questa di pH Bio alla canapa, è praticamente quasi finita, anche questa ha un buon profumo, una buonissima idratazione. Questa qui è districante, quindi per me che ho il capello riccio barra mosso è ottima, perché comunque ho difficoltà a pettinarli, mi si annodano spesso e quindi questo veramente ottimo. Io li pettino sotto la doccia e districa tantissimo, li rende anche decisamente morbidi, quindi straconsigliato. Tra le altre cose, se l'informazione che ho è corretta, la linea di pH Bio del Lidl dovrebbe diventare permanente. Io mi sono fatta scappare recentemente, c'erano in vendita gli altri shampoo, non sono riuscita ad andare e quindi niente, me lo sono fatto scappare sotto il naso praticamente. Però se insomma diventano una linea fissa, ottimo, perché io adoro i prodotti di questa linea di Lidl, sono anche economici e buoni, insomma i capelli sono sempre morbidi quando uso questi prodotti. Di più ricordate quello al cocco che appunto non ce l'ho, però spero che torni presto di trovarlo, lo comprerò di sicuro, con quello mi trovo da Dio. E quindi una volta lavato i capelli, idratato i capelli, passo al post asciugatura. Sto utilizzando questo siero, diciamo così, per i capelli di L'Oreal. Ve lo tiro fuori. Questo qui è un trattamento intensivo per i capelli che tendono ad assottigliarsi o che magari si diradano. Grazie a questo ingrediente, la stemoxidina, aiuta praticamente a risvegliare, diciamo così, il capello e quindi favorisce l'aumento della densità capillare, quindi diciamo così rimpolpa tra molte virgolette il capello. Dona comunque densità ai capelli, ma è un trattamento abbastanza lungo, infatti bisogna applicarlo tutti i giorni, 3 o 4 pipette, quindi fino a dove vedete la linea blu, con i capelli asciutti o la cute tamponata se vi siete lavati i capelli, e metterlo per 6 settimane, dopodiché si possono notare i miglioramenti. Io l'ho utilizzato purtroppo ogni tanto non con costanza, però mi sembra di notare un miglioramento nei miei capelli, quindi per adesso sto continuando e sono soddisfatta. Dopo aver applicato Serioxyl di L'Oreal, per me è arrivato il momento di mettere una spuma. Attualmente ho questa di Fructis Hydra Ricci. Non so sinceramente se la prenderò di nuovo, perché questo leggero effetto bagnato non mi fa impazzire e anzi mi sembra quasi che ultimamente mi stia seccando il capello. Io ne metto sempre come indicato una noce, quindi un pochino sulla mano, ma poi non ne metto altro, o da asciutti, li metto da bagnati e poi li lascio asciugare. Però non lo so come mai ultimamente mi sembra quasi che mi stia seccando i capelli questa spuma, e quindi penso che per adesso, una volta finita, la abbandonerò e proverò qualcos'altro. Se avete dei consigli scrivetemelo nei commenti, così almeno proverò volentieri la spuma che mi consigliate se vi trovate bene. E questo era il mio ultimo prodotto, perché non li asciugo, li lascio al naturale, e se proprio per caso è una giornata un po' brutta, sta piovendo, che utilizzo il diffusore, quindi velocità media, calore medio, testa all'ingiù. Eccolo qua, uso il diffusore che è questo, si toglie il beccuccio classico dal vostro phon. Ovviamente bisogna guardare che sia compatibile col phon che avete, però se avete scelto il modello giusto, togliete il vostro beccuccio, inserite questo all'interno del phon,
fate una leggera pressione, si fissa e quindi andate col capello in giù e praticamente l'aria esce e voi fate questo. Io mi trovo molto bene col diffusore, lo uso da parecchi anni, in realtà da quando ero ragazzina, perché comunque con il capello mosso tendente al riccio è meglio che asciugare così, perché sennò sembro veramente sono una massa informe se non utilizzo il diffusore. Se non lo conoscete ve lo consiglio, verificate solo che si adatti appunto al vostro phon per non comprare magari un aggeggio che non riuscite poi più a utilizzare, mi dispiacerebbe, quindi fate solo attenzione a quello. I miei prodotti sono finiti qui, io spero che vi siano piaciuti, fatemi sapere nei commenti se conoscevate i miei prodotti, se li utilizzate anche voi o se avete degli altri prodotti da consigliarmi. Io per adesso vi saluto, mi raccomando però un pollice in su, iscrizione al canale e campanella attivata così da non perdere nessuno dei miei video. Noi ci vediamo al prossimo, ciao! Mua!